La terza edizione di Dante 700 invita i compositori al confronto supremo, quello con l'ultimo canto della Divina Commedia, del Paradiso, laddove Dante, attraverso San Bernardo, si rivolge alla Vergine chiedendo l'intercessione per poter contemplare Dio, la meta del suo viaggio ultraterreno. Questa visione è soltanto possibile grazie all'eterno elemento femminile che ci guida verso l'alto, come avrà parafrasato poi Goethe negli ultimissimi versi del Faust. È la donna, la madre di tutte le madri, nel ventre della quale si raccende il fuoco, il fiore dell'amore. Dante riesce a contemplare Dio, ma non riesce a raccontarcelo fino in fondo. Accecato dalla grandezza di questa immagine, dall'impossibilità che la parola possa contenere così tanta immensità, si rivela per quello che è, i confini e i limiti dell'umano. E questa cosa ci commuove ancora, nei lampi di quella memoria, nei frammenti che si accumulano negli ultimi versi del Paradiso, nel tentativo davvero meraviglioso di avvicinarsi a Dio e di riportarcelo. Abbiamo mantenuto il cuore pulsante della giuria della scorsa edizione, con Anders Hilborg come presidente, Silvia Colasanti e Mauro Montalbetti. Ma abbiamo il gradito ritorno del direttore d'orchestra Jonathan Webb, che fu giurato nella prima edizione, e accogliamo onoratissimi per la prima volta Hugo Ticciati, violinista e direttore d'orchestra di fama internazionale, noto per l'attenzione che sempre rivolge al repertorio contemporaneo e ispiratore e dedicatario, non a caso, di numerosi lavori scritti da autori viventi. Prosegue la collaborazione con Tempo Reale, centro di ricerca, produzione e didattica nell'ambito della musica elettronica. Si potenzia infatti la possibilità di includere la componente elettronica nelle partiture in concorso. Il centro poi avrà un ruolo speciale nelle celebrazioni del centenario della nascita di Luciano Berio, che per l'appunto fondò il centro stesso nel 1987. Continua il gemellaggio con Filarmonia, Festival di musica e spiritualità che si tiene ogni anno alla Certosa di Firenze e che sarà l'occasione per approfondire alcuni dei temi del 33esimo canto del Paradiso dantesco. Penso, ad esempio, al recupero del silenzio e della dimensione spirituale, alla ricerca della verità al di là di una mera logica razionale, alla riscoperta del nostro ruolo nella cura del pianeta. Siamo sul palco del Teatro Politeama Pratese, dove il prossimo 10 ottobre 2025, nella serata finale del concorso, le due orchestre promotrici, la Camerata di Prato e la Filarmonia di Firenze, si uniscono per dare voce alle 3 partiture finaliste del concorso. Ancora una volta vogliamo valorizzare l'aspetto performativo della musica. È così che negli ultimi giorni i compositori finalisti, a fianco dei musicisti e del direttore d'orchestra, con la presenza della giuria in sala, lavorano in una residenza artistica per realizzare le proprie partiture. E numerosi saranno gli eventi che ci condurranno alla serata finale, tra concerti, conferenze e incontri, tutti dedicati alle tematiche del concorso e alla promozione dei giovani talenti e delle nuove generazioni di compositori. Alzate le vele per correre migliori acque e provate a innalzarvi al paradiso, provate a farvi accecare dalla bellezza della visione di Dio e provate a immergervi nell'infinità dell'amore che muove il sole e le altre stelle.